Ciao a tutti amici, siete di quelli che dormono fino a tardi? Avete bisogno di una bella tazza di caffè per prendere l'energia per affrontare la giornata? Beh, l'inchiostro di oggi, Smells Like Coffee, è quello che fa per voi. È prodotto da KWZ, un'azienda che ormai abbiamo cominciato e imparato a conoscere, un farmacista polacco, un chimico polacco appassionato di penne stilografiche che ad un certo punto ha cominciato a produrre gli inchiostri. Inchiostri che si caratterizzano per una formulazione particolarmente amichevole, nel senso che fa scorrere un po' tutti i pennini, inchiostri che hanno un sentore ben pronunciato anche se non direttamente dedicato, come in questo caso, al caffè. Sono inchiostri che sanno insomma un po' talvolta di vaniglia, ma a volte invece di un gusto sintetico un po' appuntito. In questo caso però la missione è pienamente centrata perché il profumo è quello del caffè, non del caffè, attenzione, della polvere o dei chicchi di caffè, ma del caffè, a mio avviso, residuo, quello che rimane nella tazzina un po' attaccato alle pareti quando ormai si è raffreddato, ed è quel profumo che a volte piace, a volte invece un po' mi infastidisce, perché tanto mi piace il caffè, ma mi piace bello caldo, appena uscito dalla macchina, e non quello che è rimasto un po' lì. Ecco, questo è quello che il mio naso sente di questo inchiostro, ma vi assicuro che sniffare il tappo o il calamaio ad occhi chiusi potrebbe ingannare anche un naso molto attento. Venendo alla formulazione, vi dicevo, è quella che tipica dei KWZ, rende scorrevole un po' tutti i pennini, la scrittura, una base oleosa abbastanza pronunciata, anche se in questo caso non è tanto sfacciata come in altri inchiostri. Non è il Vistula, non è il Baltic Memory che vi ho presentato da poco, non è il Loney. Qui sembra che ci sia un po' meno presente il film oleoso, e quindi ben venga anche su qualche pennino che è già rotondo di suo, proprio per non indulgere in una scorrevolezza eccessiva che poi insomma finisce per farci trattenere la penna, cioè lavorare di contro, cioè per fermare la penna piuttosto che farla andare dove vogliamo noi. La tinta è una bella tinta, è una tinta azzeccatissima, una tinta indovinata. Mi viene in mente l'Ide tè della Herbin, che è quel residuo del tè che rimane nella tazza. Mi viene in mente questo caffè che è un toffee, un caramello scuro, bruciato. Sì, sembra proprio quel caffè che è rimasto lì. E poi andare a prendere un foglietto, andare a prendere uno scritto con questo inchiostro, c'è anche una bella permanenza della parte olfattiva, che ripeto può essere una parte buona perché vuol dire che chimicamente le molecole funzionano a dovere, ma può anche infastidire ogni tanto se non si è in buona col caffè. L'inchiostro lo troviamo con il suo classico incarto bianco, con l'etichetta e il codice, ma questa volta l'etichetta sul calamaio è un'etichetta dedicata, come avete visto. Non solo, va anche insomma elogiato il fatto che il calamaio possa accogliere penne di ogni corpulenza. È un calamaio innanzitutto da 62 mm, quindi generoso, ma soprattutto l'imboccatura è larga, non c'è problema di andare a sporcare la penna, di andare a dover togliere il converter perché la sezione non ci passa. Insomma, bene così, veramente, anzi molto bene. E poi si riesce anche, quando sta finendo, ad andare ad attingere anche le ultime gocce di inchiostro. Una volta essiccato e quindi stabilizzato sulla carta, ricorda molto da vicino il Diamine Desert Burst, quindi un inchiostro sì marrone, ma con appena un accenno di bruciato, che quindi schiarisce, come se si imbiondisse, scusate, questo inchiostro. Non mi dispiace affatto. Un inchiostro con una tinta
interessante, forse non nuovissima, forse non inedita, nel senso che il campo del marrone è molto affollato e quindi se c'è già qualche preferenza, diciamo il posto è assegnato a quell'inchiostro là. Però a me è piaciuto molto provarlo, non sono un patito degli inchiostri profumati, credo di averlo già detto, e quindi mi godo più la vista di questo inchiostro che proprio la parte olfattiva. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto, se vorrete, ai prossimi video.